Oggi facciamo delle focaccine morbidissime, buonissime, farcite. Per impastare mi sono procurato delle Pyrex, belle, alte e comode. 2 ne ho prese, che vanno in frigo, vanno in forno, vanno bene per lievitare, vanno bene per tutto. Quindi oggi userò queste. Userò anche le mie famose bacchette. Per chi me lo chiede, queste qua io le ho scroccate a un cinese, al ristorante. Quando sono andato a mangiare gli ho chiesto se me le regalava e me le ha regalate. 400 g di farina zero. Farina per focaccia, 220 ml di acqua leggermente, vagamente tiepida, 4 grammi, che poi è mezza bustina di lievito secco, oppure mezzo cubetto di lievito fresco. Mettiamo la farina nel mio bel nuovo contenitore. Creo nella farina la pozzanghera, la fontana, dove metterò i miei 220 ml di acqua tiepida. Perché tiepida? Perché così invece di metterci 2 ore a lievitare ce ne mette una, è tutto più facile, però leggermente tiepida. Ci metto i 4 grammi di lievito secco e giro al centro, senza uscire dal centro della mia pozzangherina. Così si attiva il lievito. Bisogna insistere un attimino, 2 minuti, potete metterci anche un cucchiaino di zucchero che aiuterà. Ora aspettiamo 5 minuti che si attiva il lievito. Vedete che è leggermente schiumoso, fa qualche bollicina, ecco, è attivato. Ora ci metto circa un cucchiaino da caffè di sale fine e incominciamo a impastare. Tiro dentro la farina un po' alla volta e la impastiamo. Non ci metto subito dentro le mani, uso le bacchette, potete usare anche una forchetta, un cucchiaio, quello che volete. Quando non ce la faccio più a mischiare con le bacchettine, mettiamo le mani in pasta dentro la mia bella bacinella nuova, bella alta, così non va in giro farina dappertutto e mia moglie non mi rompe le scatole. Otterremo presto un bel impasto liscio e sodo. Facciamo una bella palla e la mettiamo a lievitare, coperta con un panno, con un piatto, con un coperchio, quello che c'è. Ci vorrà circa un'ora di lievitazione, deve diventare il doppio del suo volume, ma questo dipenderà anche dalla temperatura che avete in casa, dalla farina che avete utilizzato, eccetera eccetera. Comunque circa un'ora, un'ora e un quarto. Eccola qui, è diventata il doppio. La raccolgo cercando di non schiacciarla, la tiro fuori dalla bacinella, magari usando una spatola sarebbe meglio, ma io ogni tanto faccio queste cavolate. La schiaccio un po', ma non tanto, appena appena, per renderla arrotolabile, e la arrotolo tirando via tutta la farina in eccesso, ma non serve usare farina in questi impasto qui perché è molto sodo. La devo tagliare in 8 pezzi grandi uguali, quindi prima la taglio a metà, poi faccio ancora metà e su 4, poi ancora metà e fa 8. Intanto, se vuoi, lascia un like e iscriviti al canale se ti piace. Un po' di farina in un vassoio, una teglia o nello stesso contenitore se ci stanno, e dobbiamo fare delle palline. È una pasta molto liscia, abbastanza asciutta e che non richiede l'utilizzo di farina per essere lavorata. Dobbiamo fare delle palline belle lisce, lavorate un attimo col palmo della mano, le arrotolate su se stessa e create 8 palline grandi uguali. L'importante è chiuderle bene sotto. Le lasciamo riposare per 15-20 minuti, sempre chiuse, coperte, non devono seccarsi in superficie. Nel frattempo mi preparo gli ingredienti. Io ho deciso di metterci del Gouda, che è come la fontina, quello con la carta rossa, e del prosciutto cotto e dell'origano, ma voi potete metterci quello che volete, potete fare anche pomodoro e mozzarella, potete metterci dentro i funghi, i carciofi, potete metterci dentro tutto quello che vi piace. Io prosciutto cotto e formaggio. Sicuramente l'origano darà molto profumo alle nostre focaccine. Ora un pochino, appena appena, di farina la utilizziamo. Con la punta delle dita dobbiamo schiacciare le nostre palline come se fossero delle pizze in maniera uniforme. Se non volete usare le mani potete usare benissimo un mattarello, un piccolo mattarello. Io uso il pestello, però vabbè, le mani vanno benissimo, non bisogna schiacciarli tanto e non bisogna farle molto sottili, perché nella lavorazione che andremo a fare dopo vedrete che si allargano ancora un po'. Ci mettiamo al centro il nostro ripieno, come vi dicevo io, fatto del prosciutto, formaggio e origano, ma metteteci tranquillamente quello che volete. Tonno e cipolla fritta è spettacolare, con anche un po' di pomodoro. Poi guardate come le chiudo. Piego 4 angoli, vedete, come un fagottino, ho 4 anelli e chiudo anche quelli, tutto verso il centro. Nel frattempo, facendo questo lavoro, sforzandosi, finisce di allargarsi quella che era la nostra pizzetta.
chiudo per bene senza tante storie, la parte più brutta la metto sotto e sopra schiaccio. La pasta, essendo molto resistente, non si romperà, non darà nessun tipo di problemi, non si bagnerà, quindi potete metterci anche il pomodoro tranquillamente. Di solito per i miei ragazzi queste focaccine le faccio nel forno, cotte nel forno, però vi faccio vedere sia cotte nel forno che cotte in padella, come se fosse una piastra, quindi 6 le faccio nel forno e 2 le faccio in padella. Una volta fatte tutte le focaccine bisogna lasciarle lievitare per circa un'ora, sempre coperte, così non fanno la pellicina sopra, non si seccano. Intanto mi preparo anche le 2 da fare in padella. Le focaccine farcite che vanno fatte in forno vanno ricoperte con qualcosa. Sbatto un ovetto dopo aver tolto una buccia in eccesso. Sbatto il mio ovetto e ci metto un goccino di latte all'interno. Questo servirà per spennellare le mie focaccine. Se non volete fare uova e latte potete fare anche solo un po' di olio extravergine di oliva o anche solo un po' di latte, come preferite, però l'uovo le luciderà molto. Le spennello bene, ovunque, quindi ripeto, o uova e latte o solo latte oppure solo olio d'oliva. Dovreste avere già acceso il forno a 200 gradi. Metto un po' di sale ovunque per dargli un po' di sapore in superficie e in qualcuna ci metto anche del sesamo che si appiccicherà all'uovo. Vanno bene anche altri tipi di semi di granaglia, sesamo, lino, quello che più vi piace, potete metterci qualsiasi cosa oppure anche non metterci nulla. Inforniamo, forno già caldo, 200 gradi per circa 15 minuti. Come dicevo, queste focaccine possono essere anche cotte in padella con un po' di olio oppure alla piastra completamente senza olio. Potete fare come preferite. Se vi ricordate non abbiamo messo olio nell'impasto, quindi se mettete anche un goccino di olio in più non succede nulla di male. La nostra dieta è comunque salva. Intanto nel forno, bel calduccio, crescono un pochino, si gonfiano e cuociono. E anche in padella, ci vuole lo stesso tempo di cottura in padella, sempre 15-20 minuti, 10 minuti da una parte, 10 minuti da quell'altra, fiamma bassa e coperchio, mi raccomando, non dovete bruciarli fuori, deve andare piano piano e si cuociono esattamente come quelle del forno. Eccole pronte, con il caldo all'interno si sono riempiti di aria, il formaggio si è sciolto, l'origano ha dato il suo profumo. Ora per preservare, per avere una crosticina morbida, lasciamoli coperti 5 minuti con un panno e proviamo dopo 5 minuti a tagliarli, vediamo un po' come sono. Ho già i lupi dietro la schiena che mi stanno grattando, mi vogliono rubare. Ecco qui, il prosciutto cotto è caldo, il formaggio si è sciolto, si è attaccato un po' sopra, un po' sotto. Immaginatevi ripieni di zucchine e melanzane grigliate. Un caro saluto da Gabriele.